Che bello ragazzi quando ascoltiamo quel suono del violino ricco di armonici, quel suono rotondo, quelle vibrazioni che sembrano quasi voler spaccare il legno dello strumento. Mamma mia che bello! Naturalmente per fare questo c'è bisogno di un'ottima tecnica dell'arco, però non bisogna sottovalutare il fatto che se manca l'attrito dei crini sulle corde non c'è suono. Quindi ragazzi non sottovalutate la pece, perché anch'essa gioca un ruolo importante nella creazione del vostro suono. Quale modello di pece bisogna scegliere? Come metterla sull'arco? Quando bisogna metterla e quanto bisogna metterne? Seguite il video e vi spiegherò tutto. Prima di tutto capiamo che cos'è questa pece. La pece per violino, detta anche colofonia o pece greca, trae le sue origini da un processo di distillazione delle resine di varie conifere. Il suo nome nasce da un paese dell'antica Grecia da cui veniva importata, ovvero Colofone. Ai giorni nostri la pece viene importata dalla Cina oppure da alcuni paesi del sud-est asiatico come l'Indonesia o il Vietnam. I violinisti, come in generale tutti gli strumentisti ad arco, la utilizzano per creare l'attrito necessario affinché lo strofinio dei crini sulle corde produca il suono. Ora veniamo alla parte più pratica. Quale modello di pece bisogna acquistare? Prima di tutto chiariamo il fatto che esistono diversi tipi di peci con forme e colori differenti. Naturalmente ognuna ha delle caratteristiche particolari, quindi dobbiamo valutare vari fattori che ci possono far preferire una colofonia ad un'altra. Il primo è legato allo strumento che noi suoniamo. In linea di massima le peci chiare, ambrate, sono più secche, leggero e quindi utilizzate prevalentemente per il violino e la viola. Questi modelli duri offrono un suono più limpido e luminoso. Troviamo poi le arancioni più morbide e aderenti al tatto e le rosse che sono in assoluto le più morbide e appiccicose. Queste ultime tipologie, offrendo un maggiore attrito, afferrano meglio le corde, quindi sono preferite dai violoncellisti e dai contrabbassisti. Il secondo fattore è legato alle corde che utilizziamo. Le corde con anima in acciaio o in metallo rispondono meglio alle colofonie più secche e dure, mentre quelle con anima in budello o sintetico rispondono meglio alla resina più morbida. Ai principianti io consiglio le peci di colore scuro, in quanto creando maggiore aderenza possono essere utili a chi non ha sviluppato ancora una buona padronanza dell'arco. In commercio troviamo pece anche dal costo molto basso, però fate attenzione perché questi modelli, oltre alla resina, spesso contengono sostanze chimiche. Io consiglio sempre di acquistare un buon prodotto, anche perché le peci non hanno costi esorbitanti. Se vi capite avere problemi di allergia, sappiate che in commercio esistono anche le peci anallergiche, prive di sostanze chimiche. Veniamo adesso alla parte pratica. Come mettere la pece? Impugniamo la pece nella mano sinistra e l'arco nella destra. Passiamo lentamente la pece sull'arco facendo in modo che si attacchi per bene ai crini. Eseguite anche una leggera pressione con la mano destra. Ricordate di ruotare la pece per far sì che si consumi in modo uniforme e fate attenzione alla parte iniziale dell'archetto, ovvero al nasetto. Evitate di urtare la pece al nasetto, altrimenti la mandate in frantumi. Evitate questo. Quando bisogna passare la pece? Beh, questo dipende dalla vostra quantità di studio giornaliera. Più studiate e maggiore sarà la necessità di passare la pece sui crini. Un campanello d'allarme è quando notate che i crini o una parte dei crini non hanno più aderenza sulle corde. Quanta pece mettere? Potete tranquillamente passare la pece 2-3 volte su tutto l'arco. Naturalmente un arco nuovo o dei crini nuovi necessitano di una quantità maggiore di pece. Ho visto alcuni strumentisti che dopo aver messo la pece scuotono l'arco nel vuoto per far cadere la pece in eccesso o semplicemente lo battono sul dito. Mi auguro di aver chiarito un po' le vostre idee e come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale e lasciare un like. E naturalmente emozionatevi e divertitevi con la musica. My name is Aaron and she talks